Bentornati sul canale per questo quarto video dal Kazakistan. Oggi riprendiamo la nostra avventura da Kalinino, una piccola cittadina a nord del parco Altyn Emel. Da qui visiteremo altre bellezze naturali del paese, tra canyon spettacolari e laghi color turchese. Allacciate le cinture perché ancora una volta faremo centinaia e centinaia di chilometri in macchina. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi tutti i miei prossimi contenuti. Carissimi, buongiorno dal nostro camion. Sono le 7 di mattino, ma c'è tantissima luce. Infatti, giustamente, io mi sono svegliato alle 5. Però vabbè, si preannuncia una giornata molto intensa anche oggi. Ecco, a proposito di luce, vi consiglio di portare una mascherina per la notte, anche se non soffrite particolarmente la luce la mattina, perché nei posti più spartani non ci sono tapparelle e le tende non servono a nulla. Io mi sono sempre svegliato tra le 5 e le 6. Dopo le 7 ore di auto ieri, oggi ce ne aspettano altrettante. I paesaggi sono da subito sconfinati e dopo poco ci fermiamo. Ci siamo fermati un attimo perché i paesaggi sono bellissimi e proviamo ad arrivare là in cima per vedere se si riesce a scavallare con la vista, perché abbiamo visto delle montagne colorate molto molto belle. Siamo sempre nel parco Altyn Emel e queste montagne rocciose dovrebbero essere le Aktau Mountains, a dir poco stratosferiche. Siamo tornati a steppa e sempre dritto a 50 km circa c'è la Cina. Ci siamo fermati un attimo nella cittadina di Shonzi per fare benzina e prendere qualche rifornimento, anche se molto piccola dovrebbe esserci tutto. Non è raro trovare cittadine piccolissime con memoriali abbastanza importanti. Qui ci troviamo a qualche decina di chilometri dalla Cina, infatti lungo la strada abbiamo incontrato qualche tir con targa cinese e una deviazione che ci ha fatto perdere un'ora di tempo. Città piccola, ma siamo riusciti a recuperare qualcosina per pranzo. Siamo arrivati allo Sharing Canyon, là ci sono i cartelli e là c'è un cartello ancora più interessante. Sembra un po' turistico, qua ci sono anche i trasporti, però il canyon è molto bello e il parcheggio comunque è abbastanza pieno, insomma. Il canyon è il più grande dell'Asia centrale, si è formato 12 milioni di anni fa e ha pareti fino a 300 metri di altezza. È un territorio particolare perché d'estate le temperature superano i 40 gradi, ma d'inverno arrivano fino a meno 39. Data la grandezza, anche qui ci sono vari percorsi. Noi abbiamo fatto prima quello alto, da cui si vede il panorama appunto dall'alto, e poi quello all'interno della gola, che arriva al fiume Sherin. In totale abbiamo camminato poco meno di 10 km, non è per nulla difficile, ma magari vi consiglio di fare il tutto con un po' più calma rispetto a come abbiamo fatto noi.
Man mano che ci si avvicina al fiume i colori della roccia cambiano, da rossa a nera. Peccato per la luce perché non rende giustizia a queste bellissime sfumature. Dopo circa 3/4 d'ora siamo arrivati al fiume Sharin, da cui prende il nome il bellissimo parco. In questa zona ci sono molti punti di osservazione e anche se siamo in ritardo sulla tabella di marcia ci fermiamo ad ammirare i paesaggi. Siamo arrivati a un punto molto bello, però guardate che trashata assoluta le GoPro che girano là davanti. Altro punto di osservazione, è interessante vedere che ci sono dei bunker in una posizione così remota. Siamo arrivati al viewpoint del Black Canyon e anche questo è bellissimo. E qua non sappiamo perché ci sono due bunker, uno è qua e l'altro è là, ma poi immagino che ce ne siano molti altri lungo tutto il canyon. Al momento siamo a qualche decina di chilometri da Karakol, in Kirghizistan, dove siamo stati l'anno scorso. I paesaggi sono passati rapidamente da roccia rossa a roccia nera a prati sconfinati. Il confine con il Kirghizistan è segnato da queste montagne altissime e si vede che siamo vicini al Kirghizistan perché il Kirghizistan, se non ricordo male, ha un'altitudine media di 2300 metri, una cosa paurosa. Giornata super estenuante, vedrete le occhiaie, però siamo arrivati alla nostra destinazione per la notte, la cittadina di Sati. Paesaggi come sempre molto molto belli. Anche oggi 7 ore di macchina per 400 km. Che fatica, ragazzi. Ci siamo fatti una doccia, rinfrescati un attimino e adesso praticamente nella città non c'è niente perché non è una città, però abbiamo trovato un posto dove speriamo si possa mangiare perché sembra l'unico posto aperto. Manti con la maionese e poi lagman, mio piatto di fiducia anche in Kirghizistan. Poi a un certo punto è saltata la corrente, ma nessun problema. Carissimi, buongiorno, risveglio un pochino amaro, però vabbè, facciamo colazione e poi iniziamo la giornata, sono le 6:30 comunque. Ieri sono andato a dormire alle 22, mi sono svegliato a mezzanotte per vedere l'Inter perdere la finale 5-0 e sono andato a letto alle 3, senza praticamente riuscire a prendere sonno. Ma oggi è un'altra giornata importante e abbiamo preso questo pulmino sovietico condiviso per raggiungere il lago Kaindi. Siamo sulla Mashrutka per il Kaindi Lake. Diciamo che si balla un pochino e anche se sia il 4x4 è necessaria perché appunto le strade non sono il massimo. 45 minuti in queste condizioni, poi cambio mezzo, altri 5 minuti così e poi 15 minuti a piedi. Abbiamo finito il primo pezzo, adesso stiamo aspettando che il nostro driver parta, si sta bevendo una birra alle 9 di mattina, non si capisce molto comunque perché ti sparano prezzi un po' a caso e il traduttore funziona o non funziona. Allora ci ha lasciato giù la nostra Mashrutka e praticamente abbiamo scoperto che quelle persone là, che sono russi, hanno pagato 500 tenge, quindi la metà rispetto a quello che abbiamo pagato noi, però vabbè, insomma, va bene.
solita un po' mafiata da persone che parlano un po' la lingua locale. Allora, per riassumere, sono primo trasferimento 40 minuti, 10.000 tenge a testa con la marshrutka vuota. Poi secondo trasferimento 5 minuti, 1.000 tenge a testa, entrata al parco da 1.500 tenge a testa e poi 10 minuti di camminata in discesa per raggiungere questo bellissimo lago. I prezzi variano in base a quanto sono piene le mashrutke. Io vi consiglio di trattare sempre, perché a noi inizialmente avevano sparato prezzi molto superiori. Abbiamo pagato così tanto perché sul primo pulmino non c'erano altre persone. Comunque, questo lago si è formato nel 1911 dopo che un terremoto causò una frana che bloccò il corso del fiume Kaindi e formò appunto questo lago naturale. Qui si trovavano una serie di abeti rossi di cui adesso rimane appunto solo lo scheletro. Dietro di me c'è anche un'aquila, un po' una turistata triste, e dicevano che questo lago era molto turistico, ma sul serio non c'è praticamente nessuno. Abbiamo incontrato una decina di persone, 3 gruppi praticamente. Adesso è arrivata un po' di gente. Queste sono tutte le mashrutke. Oh. Allora, siamo arrivati al parcheggio e adesso ci sono molte più mashrutke e quindi i turisti stanno arrivando. Comunque adesso noi riprendiamo la nostra bellissima macchina e ci dirigiamo verso il Kolsay Lake. A pochi chilometri da qui si trova quindi la seconda tappa del giorno. Arrivati al parcheggio, alla fine ci sono un sacco di macchine e da qua ci sono 500 metri a piedi per arrivare al primo lago. I laghi sono 3 in tutto, ma noi faremo solo il primo perché non abbiamo tanto tempo, e l'entrata a questo parco praticamente per i laghi è di 3.000 tenge a macchina. Anche qui peccato per il poco tempo, perché mi sarebbe piaciuto fare il trekking verso il secondo lago, il lago intermedio. Se invece per caso volete raggiungere il terzo lago, sappiate che ci vuole un permesso apposito, perché è molto vicino al confine con il Kirghizistan. Questo dove siamo noi è a 1800 metri e si è formato anche questo a causa di un terremoto del 1887, terremoto che ha completamente distrutto il paese. Interessante notare come multe e costi di entrata del parco non abbiano prezzi fissi. La scritta MCI che si vede è l'indice di calcolo mensile, utilizzato per calcolare anche pensioni e indennità. In questo modo si hanno dei costi e prezzi commisurati all'andamento dell'economia. Comunque questo lago in particolare, ma un po' anche il Kaindi, diciamo nulla di straordinario. Posti che ho visto non solo nei miei viaggi all'estero, ma anche nelle mie zone intorno a Trento. Comunque molto belli, ma diciamo non sono paesaggi unici, come la Singing Dune o il Sharin Canyon. Detto questo, questi 3 giorni nelle aree naturali sono stati bellissimi, molto faticosi, con più di 1000 km e 20 ore di auto, ma super soddisfacenti. Io vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine del video e vi do appuntamento alla prossima settimana. A presto!